Viracocha camminava sulle acque di un lago enorme con i suoi 2 bastoni. Poi una figura diversa si svegliò di colpo. L'uomo era lì. Sophie rimase ferma per un momento, poi lui si girò verso di lei. A 32.000 piedi di quota, il mondo sembrava infinitamente semplice. Sophie Hartwell lo pensò guardando dal finestrino dell'aereo. Il manto di nuvole che copriva l'Atlantico come un pavimento di lana bianca, uniforme, senza interruzioni, senza misteri. Abbassò gli occhi sul fascicolo aperto sul tavolino e tornò alle fotografie aeree del sito. Rilievi in falso colore, strati geologici, anomalie termiche che indicavano strutture sepolte. Il linguaggio della sua professione, preciso, verificabile, privo di ambiguità. Era la prima volta che partiva senza la professoressa Vance. 15 anni di lavoro fianco a fianco, dal dottorato alla cattedra, dalle prime campagne sul campo in Turchia alle grandi spedizioni in Mesoamerica. E adesso il Field Museum la mandava da sola, con un incarico ufficiale, un budget proprio e una squadra che non conosceva. La professoressa Vance aveva detto che era pronta. Sophie non era del tutto sicura di condividere quella valutazione, ma aveva imparato che il dubbio nella sua professione era uno strumento, non un ostacolo. La spedizione era ferma da 3 settimane. Avevano trovato qualcosa di significativo nei pressi di Ayacucho, nella regione che un tempo era stata il cuore dell'impero Wari, quella civiltà pre-Inca che tra il 600 e il 1000 d.C. aveva costruito le prime vere città dell'area andina, con sistemi di strade, architettura monumentale e una capacità ingegneristica che ancora oggi lasciava gli studiosi perplessi. Il sito era parzialmente affiorato dopo le piogge della stagione precedente, una struttura sotterranea di dimensioni considerevoli, con caratteristiche che non corrispondevano a nessun edificio Wari catalogato. Avevano bisogno di qualcuno specializzato in ingegneria antica del Sud America. Avevano chiamato Sophie. Richiuse il fascicolo, appoggiò la testa al finestrino. Le nuvole scorrevano sotto di lei come un secondo oceano. L'aeroporto di Ayacucho era piccolo e caldo e odorava di kerosene e terra rossa. Sophie uscì nel sole del primo pomeriggio con il trolley e lo zaino e quella sensazione specifica che aveva ogni volta che arrivava in un posto nuovo. Non eccitazione, qualcosa di più tranquillo, più vigile, come se tutti i sensi si accordassero automaticamente su una frequenza diversa. Si fermò sotto la tettoia degli arrivi cercando il cartello con il suo nome. Fu allora che le si avvicinò una donna. Era anziana, molto anziana, con i capelli bianchi raccolti sotto un cappello di paglia e un abito dai colori che sembravano sbiaditi da decenni di sole andino. Si avvicinò a Sophie con sicurezza. Le prese la mano, un gesto rapido, diretto, e disse alcune parole in una lingua che Sophie non riconobbe. Non era Quechua standard, non era Aymara. Prima che Sophie potesse rispondere, la donna si voltò e sparì tra la folla dell'aeroporto con quella stessa sicurezza silenziosa con cui era arrivata. Sophie rimase ferma per un momento, con la mano ancora alzata. Poi sentì il suo nome, una voce maschile dall'altra parte della tettoia, e si girò verso il cartello che la cercava. Le 2 guide si chiamavano Hernán e Miguel, fratelli, locali, con un pick-up che aveva percorso abbastanza chilometri da giustificare ogni rumore che produceva. Caricarono il bagaglio di Sophie nel cassone senza cerimonie e imboccarono la strada
che portava verso le colline. Il paesaggio cambiò rapidamente, dall'asfalto della città alla terra rossa e compressa delle strade secondarie, dai tetti di lamiera delle periferie ai pendii spogli degli altipiani andini, con quella vegetazione rada e resistente che sembrava crescere contro la roccia per pura ostinazione. Sophie guardava dal finestrino e pensava alla donna dell'aeroporto. Dopo qualche chilometro chiese alle guide se avessero capito cosa avesse detto. Hernan, che guidava, rimase in silenzio per un momento, più lungo del necessario. Poi disse che non era sicuro. Aveva sentito solo alcune parole, da lontano. Ma quelle che aveva sentito sembravano parlare di qualcosa che non si doveva svegliare. Di morte, forse. O di qualcosa che stava tra la morte e il sonno. Il pick-up percorse altri 100 metri in silenzio. Sophie guardò la strada davanti a lei, la terra rossa, le colline, il cielo blu quasi violento dell'altipiano, e decise che era probabilmente una di quelle cose che capitano ai viaggiatori stranieri in certi posti. Anziane che dicono cose incomprensibili, presagi che non presagiscono niente. Si aprì il fascicolo sulle ginocchia e tornò alle fotografie del sito. Il campo base era un insieme di 8 tende da ricerca disposte in semicerchio su un pianoro che dominava la valle sottostante. Sophie scese dal pick-up e rimase un momento ferma, con lo zaino in spalla, a guardare il paesaggio. Le Ande si estendevano in ogni direzione con quella qualità propria dei luoghi ad alta quota. Tutto sembrava più grande del necessario, le distanze ingannose, la luce più dura e più pulita di quanto la retina fosse abituata a processare. A 300 metri dal campo, quasi nascosta dal profilo naturale del terreno, si intravedeva la sommità di quello che sembrava un affioramento roccioso. Solo guardandolo con attenzione ci si accorgeva che le linee erano troppo regolari per essere naturali. Carlos la raggiunse per primo, un uomo sulla quarantina, capelli scuri, mani che tradivano anni di lavoro sul campo, il tipo di voce che porta l'abitudine di parlare in spazi aperti. Era messicano, specializzato in architettura mesoamericana, e aveva raggiunto la spedizione 3 settimane prima come esperto di sistemi costruttivi precolombiani. Disse che era contento che fossero finalmente riusciti a contattarla. La situazione era più complicata di quanto le fotografie suggerissero. Daniel Reyes arrivò subito dopo, americano, geologo, più giovane di Carlos di almeno 10 anni, con quella precisione leggermente rigida di chi ha fatto del metodo scientifico una questione di carattere. Strinse la mano a Sophie con la breve efficienza di chi ha già stabilito che il lavoro viene prima delle presentazioni. Il terzo collega era Erik Svensson, svedese, esperto di sistemi idraulici antichi, capelli chiari e scottature sulle spalle che suggerivano una sottovalutazione cronica del sole andino. Si scusò di non averla accolta all'arrivo. Stava documentando alcune misurazioni che non poteva interrompere. Si riunirono sotto la tenda principale, mentre il sole scendeva verso l'orizzonte e l'aria cominciava a raffreddarsi con quella rapidità tipica dell'altipiano. La mappa degli scavi era stesa sul tavolo centrale, un foglio grande, pieno di annotazioni, con 3 versioni sovrapposte che rappresentavano le successive fasi dell'esplorazione. Carlos spiegò la situazione con la concisione di chi l'ha già spiegata troppe volte. La struttura era interrata a una profondità variabile tra i 2 e i 6 metri. Le dimensioni complessive erano difficili da stabilire con precisione senza scavare, ma le anomalie termiche suggerivano un impianto di almeno 2000 metri quadrati. L'ingresso principale era stato individuato e parzialmente liberato. Un corridoio che scendeva in diagonale verso il sottosuolo, con pareti in pietra lavorata, che non avevano nulla da invidiare alle migliori costruzioni Wari documentate. Il problema
era interno. Erano riusciti a esplorare una parte del complesso, 2 corridoi, una grande sala, ma avevano raggiunto un punto in cui la struttura si divideva in più direzioni e non era chiaro come procedere senza rischiare di danneggiare qualcosa. Le pareti mostravano lavorazioni particolari, nicchie, incisioni, elementi che sembravano funzionali, ma di cui non capivano la funzione. Avevano bisogno di qualcuno che leggesse la struttura come un sistema, non come una sequenza di ambienti. Sophie studiò la mappa in silenzio per qualche minuto. Poi chiese di vederla. L'ingresso del complesso era stato liberato con cura. Una rampa di pietra che scendeva a 45 gradi, con gradini irregolari ma deliberati, con un sistema di canalizzazione laterale che Eric aveva già identificato come drenaggio delle acque piovane. La pietra era andesite, dura, scura, lavorata con una precisione che richiedeva strumenti e competenze che la storia ufficiale attribuiva alle civiltà Inca, non ai loro predecessori vari. Era già questo, in sé, una scoperta significativa. Sophie scese la rampa con la lampada frontale accesa e gli altri 3 colleghi dietro di lei. L'aria cambiò immediatamente, più fresca, più secca, con quell'odore specifico dei luoghi chiusi da secoli, che non è muffa, ma qualcosa di più minerale, come pietra e tempo compresso insieme. Il primo corridoio era stretto, 2 persone affiancate a malapena, con pareti che mostravano incisioni geometriche disposte in sequenze che Carlos fotografò metodicamente senza commentare. Il soffitto era basso abbastanza da costringere Eric a camminare leggermente piegato. Le lampade proiettavano ombre lunghe sui rilievi della pietra. Il corridoio si apriva in una prima sala, più ampia, con un soffitto che saliva fino a quasi 4 metri, con nicchie nelle pareti che avevano probabilmente contenuto oggetti rituali ora vuote. Al centro una piattaforma bassa di pietra levigata. Sophie si fermò sulla soglia e guardò la sala. Non cercava dettagli specifici, cercava la logica dell'insieme, come lo spazio era stato pensato, cosa doveva contenere, come si collegava a quello che veniva prima e a quello che veniva dopo. Poi continuarono. Il labirinto cominciava oltre la prima sala. Non era un labirinto nel senso letterale, non c'erano vicoli ciechi deliberati, non c'era una struttura progettata per confondere. Era un sistema di corridoi che si diramavano in modo organico, seguendo probabilmente una logica funzionale che non era ancora chiara. 3 direzioni principali, ciascuna con caratteristiche diverse, pavimentazione diversa, altezza del soffitto diversa, incisioni diverse. Sophie camminò lungo ciascun corridoio per una 20 di metri, poi tornò indietro. Annotò sul taccuino, confrontò con la mappa, tornò a camminare. Daniel le stava dietro in silenzio, documentando con la fotocamera. Carlos e Eric erano rimasti nella prima sala, catalogando le incisioni. Le voci arrivavano attutite, poche parole tecniche, numeri, il suono specifico di chi lavora con concentrazione. Era quasi sera quando Sophie decise di fermarsi per quella giornata. Salì la rampa verso l'esterno e si ritrovò nel cielo largo dell'altipiano, con il sole già basso e l'aria che odorava di terra secca e qualcosa di floreale che non riuscì a identificare. Si sedette su una pietra vicino all'ingresso e aprì il taccuino. Le parole della donna all'aeroporto le tornarono in mente senza che le cercasse. Quella lingua incomprensibile, quella mano che aveva preso la sua con tanta decisione. Hernan aveva detto morte, o qualcosa tra la morte e il sonno. Sophie guardò l'ingresso del complesso, quel taglio nel terreno, quella discesa verso l'oscurità, e sentì qualcosa che non riuscì a catalogare. Non paura, qualcosa di più sottile. Scosse la testa, si alzò,
andò a cena. La mattina dopo, Sophie scese di nuovo nel complesso da sola. Voleva camminare nei corridoi senza la pressione della presenza degli altri, senza il rumore delle fotocamere, senza le domande, senza la necessità di spiegare quello che stava cercando prima ancora di trovarlo. Era un'abitudine della professoressa Vance: prima ascolta, poi parla. Camminò lungo il corridoio centrale con la lampada bassa, guardando le pareti all'altezza degli occhi. Le incisioni geometriche continuavano, spirali, linee parallele, figure che potevano essere mappe o calendari, o qualcosa che non aveva ancora una categoria nella sua testa. Si fermò su alcune, le fotografò, continuò. Era a circa 30 metri dall'ingresso quando sentì qualcuno alle spalle. Si girò. Un uomo stava in piedi nel corridoio, a una decina di metri da lei. Non era uno dei colleghi, era più anziano, con i capelli bianchi e la pelle scura e rugosa delle persone che vivono ad alta quota, con un abito semplice che non apparteneva né al campo né al paese. La guardava con una calma che non aveva niente di sorpreso, come se fosse lui ad aspettare lei, non il contrario. Sophie chiese chi fosse e come fosse entrato. L'uomo non rispose alla seconda domanda. Disse solo che conosceva quei luoghi da molto tempo. Disse che aveva sentito parlare di chi stava cercando di capire la struttura e che forse avrebbe potuto aiutare non con le misurazioni o con le mappe, ma con le storie. I luoghi come questo, disse, si capiscono prima con le storie che con gli strumenti. Sophie lo guardò per un momento, poi chiese delle storie. L'uomo cominciò a parlare. Raccontò di Viracocha, non il Viracocha delle cronache spagnole, quello ridotto a un dio creatore generico, ma quello più antico, quello delle tradizioni Wari e Tiahuanaco, che era qualcosa di più complesso e meno definibile. Viracocha era la forza che teneva insieme le cose opposte, luce e oscurità, vita e morte, cielo e sottosuolo. Non creava il mondo dal vuoto, ma lo bilanciava, e quando scendeva nelle viscere della terra non era una discesa, ma una trasformazione. Era conoscenza, disse l'uomo, la conoscenza che si acquisisce solo nell'oscurità. Sophie ascoltava e prendeva appunti. L'uomo parlava con quella qualità particolare dei narratori che non hanno mai avuto bisogno di scrivere le cose per ricordarle. Ogni parola al posto giusto, ogni pausa carica. Poi, disse la leggenda, quando Viracocha discese nelle viscere della terra per custodire i suoi segreti, lasciò ai suoi figli un dono nascosto nell'oscurità. Chi cerca la luce non la troverà. Solo chi tende la mano nell'ombra, con il palmo rivolto verso gli dei, riceverà ciò che fu nascosto. Al venire della primavera, Viracocha volgerà il suo sguardo verso i suoi figli e la luna indicherà la via che l'occhio non può vedere. Il ciclo si chiude dove la morte diventa rinascita. 4 passaggi, una sola verità. Sophie smise di scrivere. Rilesse quello che aveva annotato. Quando alzò gli occhi, il corridoio era vuoto. L'uomo era sparito senza che lei lo sentisse muovere. Nessun passo. Nessun rumore di tessuto contro pietra, nessuna variazione nella qualità dell'aria. Solo il silenzio del complesso e la sua lampada che proiettava ombre sulle incisioni geometriche delle pareti. Ascoltatori, secondo voi, quale aspetto della leggenda può essere collegato alla nostra storia? Scrivetelo nei commenti. Tornò ai corridoi. Camminò lungo il corridoio di destra, quello con la pavimentazione più irregolare, con incisioni meno geometriche e più figurative, forme che potevano essere corpi umani in posizioni rituali o divinità stilizzate, o entrambe le cose. Si fermò davanti a una nicchia che aveva già notato il giorno prima, senza soffermarsi. Era all'altezza del busto, troppo piccola per contenere un oggetto di dimensioni significative, con i bordi erosi dal tempo,
in modo che non era più chiaro se fosse stata lavorata con quella forma o se si fosse deteriorata così nel corso dei secoli. Sophie la guardò per un momento, poi pensò alla leggenda. Tende la mano nell'ombra, con il palmo rivolto verso gli dei. Alzò la mano, la inserì nella nicchia, lentamente, con quella cautela automatica di chi ha imparato a non fare movimenti bruschi in luoghi che non conosce. La nicchia era più profonda di quanto sembrasse dall'esterno. Il braccio entrò fino al gomito, prima che le dita toccassero il fondo. Ruotò il polso verso l'alto, il palmo rivolto verso il soffitto, come in un gesto di offerta. Le dita toccarono qualcosa, una corda, o quello che restava di una corda, dopo secoli di oscurità e umidità controllata. Sophie rimase immobile per un secondo, poi tirò. Lo stridio fu improvviso e totale, un suono di pietra su pietra che riempì il corridoio e tornò indietro, amplificato dalle pareti. Qualcosa si mosse. Sul fondo del corridoio la pietra si aprì. Carlos arrivò per primo, poi Daniel, poi Eric, richiamati dallo stridio che si era sentito fino alla prima sala. Si fermarono sulla soglia del passaggio aperto e guardarono il corridoio che si apriva oltre. Sophie era già lì, con la lampada alzata, il respiro ancora accelerato. Carlos disse qualcosa in spagnolo che non aveva bisogno di traduzione. Entrarono. La seconda sezione del complesso era diversa dalla prima. Qualcosa nell'atmosfera, forse, nella qualità dell'aria. Percorsero un secondo corridoio, più lungo del primo, con un leggero dislivello verso il basso. E poi la struttura si aprì. La sala era enorme, enorme, nel senso di inaspettata, disproporzionata rispetto a tutto quello che veniva prima. Come se i costruttori avessero deliberatamente preparato il visitatore a uno spazio e poi ne avessero rivelato un altro completamente diverso. Al centro della sala c'era un piccolo lago. Piccolo, forse 15 metri di diametro, perfettamente circolare, con sponde in pietra lavorata, che scendevano verso l'acqua in gradini irregolari. Intorno al lago, le pareti della sala si alzavano fino a un soffitto che le lampade non riuscivano a illuminare completamente. Scale di pietra salivano lungo le pareti in più punti, portando verso livelli superiori, che nell'oscurità sembravano continuare all'infinito. Gli indigeni che lavoravano agli scavi, una decina di uomini del posto, assunti come manodopera e assistenti, si erano fermati sulla soglia della sala. Alcuni mormoravano sottovoce in quechua, parole che Sophie non capiva, ma che riconosceva come preghiere o qualcosa di molto vicino alle preghiere. Uno di loro si inginocchiò brevemente, poi si rialzò e ricominciò a guardare come gli altri, in silenzio. Sophie rimase ferma per un lungo momento. Il lago rifletteva le lampade, piccoli cerchi di luce che tremolano sulla superficie immobile. L'acqua era scura, opaca, non permetteva di vedere il fondo. Poi Carlos disse che dovevano documentare tutto prima di toccare qualsiasi cosa, e il lavoro riprese. Guardò il soffitto sopra il lago. Nell'oscurità non riusciva a vedere se ci fossero aperture, ma qualcosa nell'angolo in cui la luce delle lampade scompariva le sembrava diverso, una qualità diversa dell'oscurità, forse. O forse era solo stanchezza. Daniel disse che andava a dormire. Sophie disse che lo avrebbe seguito a breve. Rimase sola. Il silenzio della sala aveva una qualità fisica, non assenza di suono, ma presenza di qualcosa che occupava lo spazio lasciato vuoto dai rumori. Sophie lo ascoltò per qualche minuto, con il taccuino aperto sulle ginocchia senza scrivere. Poi la stanchezza arrivò di colpo, come capita ad alta quota, e si appoggiò alla parete. Non aveva intenzione di addormentarsi. Lo fece comunque. I sogni
Erano densi e veloci, figure che si muovevano in luoghi che riconosceva senza averli mai visti, voci in lingue che capiva nel sogno e dimenticava appena il sogno cambiava. Viracocha camminava sulle acque di un lago enorme con i suoi 2 bastoni, il dio dei bastoni, il grande signore della luce eterna, e intorno a lui le stelle si muovevano in pattern che erano anche calendari e anche mappe e anche qualcos'altro che Sophie non riusciva a nominare. Poi una figura diversa, più vicina, che non si muoveva come le altre. Si svegliò di colpo. L'uomo era lì, lo stesso di prima, nel corridoio, seduto su uno dei gradini che scendevano verso il lago, con le mani appoggiate sulle ginocchia, che guardava l'acqua. Sophie rimase ferma per un momento, il cuore accelerato, le mani che cercavano istintivamente la lampada. Poi lui si girò verso di lei e quella calma che aveva già visto, quella qualità di chi non è mai sorpreso da niente, la calmò a sua volta in un modo che non seppe spiegare. Sophie disse che era di nuovo lui. Disse che la prima volta era sparito prima che potesse ringraziarlo. Senza la sua leggenda non avrebbe trovato il meccanismo. L'uomo disse che non aveva fatto niente, che lei aveva già capito. Lui aveva solo ricordato a voce alta quello che era già scritto nelle pietre. Sophie chiese il nome. L'uomo disse che era un nome complicato, che era ormai dimenticato, tanto che lui stesso faticava a ricordarlo. Poi disse che era venuto per guardare la luna riflessa sul lago, che c'era qualcosa in quel riflesso che non cambiava con i secoli. Sophie guardò il lago. La luna era entrata da qualche parte nel soffitto, una fessura sottile, invisibile nella luce del giorno, che in quel momento preciso della notte lasciava passare un fascio di luce argentata che cadeva sull'acqua con una diagonale quasi perfetta. Il riflesso era fermo, non tremolava come i riflessi delle lampade, era qualcosa di diverso, più solido. Sophie guardò il punto in cui il fascio lunare toccava la superficie. Poi guardò dove avrebbe continuato se l'acqua non fosse stata lì. Poi guardò le sponde del lago, i gradini regolari, la pietra lavorata. Stava già capendo qualcosa quando il sonno la riprese. Ascoltatori, cosa nasconde questa stanza misteriosa? Il lago, la luna, le scale. Viracocha che volge il suo sguardo verso i suoi figli al venire della primavera. Cosa pensate stia cercando di indicarvi? Scrivetelo nei commenti. La prima parte del racconto termina qui. La prossima settimana continueremo il viaggio nel tempio di Kunak ed andremo fino in fondo, verso la soluzione finale. Non mancate. C'è qualcosa che non ti ho detto. Se vuoi continuare a indagare, iscriviti. E se questa storia ti ha colpito, lascia un like.